Ciao e bentornato nuovamente nel mio canale di psicologia. Se sei nuovo iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato, condividi i video e il canale nei tuoi social in modo tale che possiamo crescere sempre di più e quindi aumenteranno i contenuti che tratterò in questo canale. E in più regalami un bel like, un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Cristiana Carpentieri, sono psicologa e psicoterapeuta. Oggi parliamo della seconda parte della psicopatia, quindi degli psicopatici. Facciamo un po' un riassunto della puntata precedente. Abbiamo detto che gli psicopatici sono persone che sono caratterizzate dal fatto che hanno un'anomalia nel cervello e hanno l'amigdala più piccola del normale. L'amigdala è una parte appunto del cervello e quindi del sistema nervoso centrale che diciamo che serve per le emozioni, ecco, è la sede delle emozioni. Infatti lo psicopatico è caratterizzato tre nuclei. Il primo è una mancanza di emozioni, quindi come abbiamo detto, quindi ha un deficit affettivo, un'ipercognitività, quindi sono persone intelligenti, sono persone che utilizzano la parte cognitiva del cervello perché la parte emotiva non funziona. E poi il terzo punto che abbiamo esaminato è la maschera. Non potendo essere se stessi, perché sennò non potrebbero stare al mondo, ed essendo anche ipercognitivi come persona, cosa fanno? Fingono di provare emozioni, fingono quello che non sono. Indossando questa maschera, cosa fanno? Ingannano gli altri, le persone, le ingannano perché loro non sono realmente quello che ci fanno vedere di essere, perché fingono, sono falsi e nel tempo questa maschera viene sempre più perfezionata. Sono persone molto intelligenti, persone che utilizzano il cervello sinistro, quindi il cervello cognitivo, quindi loro si rendono conto di non provare e di non essere uguali alle altre persone, ma devono vivere in questo mondo, per cui indossano la maschera e ci imbrogliano, ci prendono in giro, perché loro realmente non sono così. Tant'è vero che le persone che stanno vicino agli psicopatici non si rendono conto di avere per esempio un parente psicopatico, un amico, anche se ci si accorge di qualcosa, ci si accorge perché sono persone strane, comunque ti accorgi un minimo che non si comportano come gli altri e poi ti danno una sensazione come di fastidio, sono persone inquietanti, non sei a tuo agio con loro, sono talmente bravi a mentire che nemmeno gli psicologi, gli psicoterapeuti, gli psichiatri, la polizia si accorgono che queste persone possono avere un disturbo così grave e così deleterio nei confronti delle altre persone. Stiamo parlando della psicopatia, delle persone psicopatiche, che sono i classici serial killer. Sono persone che sfruttano gli altri. Un esempio e questo mi è stato fatto, questa domanda mi è stata fatta in una live su TikTok. Iscriviti a TikTok, io ho 2 TikTok, uno di psicologia e l'altro di cucito, però in quello di psicologia io faccio le live e parliamo di psicologia, rispondo alle domande e una delle domande che mi è stata fatta è appunto questa: quali sono i personaggi importanti che possono essere inseriti come psicopatici? Un esempio è Stalin. Racconto una storia. La moglie di un amico era stata arrestata. L'amico non aveva detto niente, non era andato da lui a dirgli, per esempio, perché hai arrestato mia moglie, come mai, ma come siamo amici e arresti mia moglie? Non gli aveva detto niente, per cui lui dentro il suo cervello sicuramente si era posto la domanda: come mai non me lo chiede? Era stata zitta questa persona, questo suo amico. Ma perché non me l'hai chiesto? Tua moglie. Questa persona aveva risposto: beh,
Se l'hai imprigionata vuol dire che se lo meritava. La moglie è stata scagionata il giorno dopo. E voi vi direte perché? Perché questo suo amico era uno psicopatico come lui. Gli psicopatici si conoscono, cioè si riconoscono tra di loro e non si mettono l'uno contro l'altro. Tra psicopatici si va d'accordo, per farti capire, insomma. Quindi in questo caso lui ha avuto a che fare con l'amico, anch'esso psicopatico, perché uno non risponde in questo modo, per cui aveva scagionato la moglie. Non si mettono contro altri psicopatici, forse perché sanno a che cosa potrebbero andare incontro. Sono poi persone che capiscono solamente la loro posizione. Loro hanno sentimenti solo per se stessi. I sentimenti li provano per se stessi, ma quelli degli altri non li sentono, cioè loro non hanno un minimo di rimorso e di empatia, mancano completamente di empatia, non vedono l'altro ed è un discorso di convenienza, il fatto che non si mettano contro un altro psicopatico, è tutto lì. E da che cosa sono attratti? Sono molto molto curiosi. Quando infatti si annoiano, scappano, mollano la presa. Cioè teoricamente nel momento in cui si crea la noia, a loro non interessa più, non hanno più quell'interesse. Parliamo un po' di statistiche. Facciamo una differenza tra la persona antisociale e lo psicottico. Sono l'1% della popolazione, diciamo così. Più maschi che donne, cioè 6 maschi e una donna, per esempio, ecco, della popolazione, per quanto riguarda la popolazione. Questi gli antisociali. Quindi gli antisociali 1% della popolazione, gli psicopatici sono il 2% della popolazione, quindi sono di più. Il 60% non fanno nulla, nascono e muoiono e la maggior parte delle persone li percepisce come strani, come egoisti, cattivi, ma non si accorge che queste persone siano psicopatiche. Sono persone che mettono inquietudine, inquietano. Non ti senti a tuo agio vicino a queste persone, ecco come ti senti vicino a loro. Mentre il 40% arriva a commettere dei crimini efferati. E parliamo dei serial killer. Crimini anche ripetuti. Serial killer sono serial killer, cioè killer seriali. I killer seriali degli psicopatici che hanno sempre una vittima da attaccare. Alcuni i maschi, altri le femmine, le donne. Certi tipi di donne piuttosto che altri. Dipende da psicopatico a psicopatico, perché ognuno ha il suo carattere ovviamente, quindi magari uno è interessato a un certo tipo di essere umano piuttosto che un altro. E in questo caso gli psicopatici sono sia i maschi che le femmine, quindi pari, quindi possiamo avere a che fare anche con femmine psicopatiche. Ci sono poi quelli che si creano una cerchia intorno, cioè gli psicopatici sono anche i narcisisti, che se ne parla tantissimo nel web, narcisisti qua, narcisisti là. Il narcisista maligno è uno psicopatico, quindi possiamo solo immaginare quanto queste persone possono fare del male alle loro vittime. Per esempio, se un maschio narcisista avrà tutte le donne attorno perché sa farsi desiderare, sono persone affascinanti alla fine. Oppure attirano, la loro cerchia è formata da persone che hanno paura di lui. E c'è uno stadio che si chiama stadio eteronomico. Adesso vi spiego. Lo stadio eteronomico è quando una persona si sente meno responsabile delle sue azioni quando fa parte di un gruppo, cioè si muove con la massa in pratica. Muovono gli altri come dei burattini. Uno dei casi è Manson, che non ha mai ucciso nessuno, aveva creato tutta una cerchia di persone che erano i suoi seguaci, che andavano loro a uccidere malamente, era lui. Oppure nel caso di Stalin si era creata una cerchia di persone che gli stavano dietro, questa cerchia di persone avevano paura di lui. Quindi la cerchia di persone che si forma attorno a loro sono caratterizzate appunto da queste caratteristiche. Quindi se è maschio narcisista pieno di donne, tutte le donne sotto, se hanno paura nel caso di Stalin, quindi lo seguono per paura,
Caratteristiche dello psicopatico. Non sono in realtà in conflitto con le regole sociali. Non sono in conflitto con le regole sociali. Riescono ad eludere e quindi di rendere conto dei danni che hanno creato. Il loro interesse è dovuto al fatto che il loro potere è incentrato sul fatto che quello che gli interessa continui a il loro meccanismo. Provano piacere ad ingannare gli altri, a prenderli in giro perché li fa sentire importanti. Ecco, ti ho fregato, ecco, non ti sei accorto che io sono così. Si sentono importanti. Sono persone curiose, però quando si annoiano mollano, quindi è la curiosità poi alla fine che li spinge a fare determinati atti anche perversi e terrificanti. Sono molto bravi a leggere gli stati emotivi degli altri, capiscono tutto quello che sta avvenendo. Ovviamente persone del genere hanno una vita emotiva povera perché magari le donne si innamorano di lui, ma lui non si innamora di nessuno, quindi lui non ama, non è in grado di amare, non è in grado di avere e provare dei sentimenti. Una difficoltà che loro hanno è che non sanno descrivere le loro emozioni, però vedono perfettamente e riconoscono quelle degli altri, non riconoscono le proprie, forse perché non ce li hanno. Adesso facciamo un po' la differenza tra lo psicopatico, quindi cosa fa? Sono indifferenti ai sentimenti degli altri. Quindi se la persona sta urlando, ho paura, non uccidermi, allora gliene può fregare di meno. E questi sono psicopatici. Non provano rimorso, bassa tolleranza alla frustrazione e della soglia della scarica dell'aggressività, molto bassa. Quindi non riescono a controllare la loro emotività, la loro frustrazione e l'aggressività. Sono gli antisociali. Ha una soglia della scarica di aggressività molto alta perché ha una bassa tolleranza alla frustrazione. Tendono a incolpare sempre gli altri di cose che hanno creato loro, che spiegazioni, quindi danno anche delle spiegazioni razionali per i comportamenti che portano il soggetto a entrare in conflitto con la società. Anche questo è antisociale. Gli psicopatici sono degli egocentrici, machiavellici. Il fine giustifica il mezzo. Loro hanno un obiettivo, hanno un desiderio, hanno una curiosità, non si fermano davanti a niente e davanti a nessuno. L'importante è che il meccanismo continui e che continui a gratificarlo, che ne ha bisogno di quella situazione. Esternalizzazione della colpa, quindi la colpa è sempre degli altri, non è mai sua. Hanno anche la percezione che il mondo esterno gli è ostile, questo nel caso narcisista maligno, disturbo paranoico, quindi paranoici, sono paranoici. Tutti ce l'hanno con loro, le altre persone sono responsabili, lui non è mai responsabile. Anche l'influenza sociale è importante, cioè sono persone a cui piace apparire, sono affascinanti, sono attraenti, sono molto intelligenti, fanno dei discorsi anche interessanti, sono anche persone colte. Un esempio, Ted Bundy si presentava come una persona interessante, gentile e poi ha fatto quello che ha fatto. Sono molto bravi ad influenzare gli altri, non sentono la paura. I psicopatici non hanno paura. I psicopatici sono le classiche persone che se scoppia un incendio in un appartamento, in una casa, in un palazzo, loro sono gli ultimi a uscire. Questa mancanza di emozioni dovute ad un'amigdala più piccola del normale, loro non sentono le emozioni ma neanche la paura. La paura è un'emozione primaria, quindi loro non provano paura, non hanno paura e non hanno neanche l'ansia anticipatoria. Per esempio, quando a noi succede qualcosa e ci è successo qualcosa, entriamo in ansia quando dobbiamo rifare quella determinata cosa. Perché? Perché abbiamo l'ansia che anticipa quella situazione. Per esempio, succede a chi ha dei problemi di ansia e di attacchi di panico, si ha la paura che possa arrivare un altro attacco di panico, quindi l'ansia è anticipatoria, anticipa l'attacco di panico. Non sono persone che si stressano, riescono a mantenere la calma, la tranquillità e sono persone proprio che si arrabbiano molto difficilmente. Riescono a
mantenere il self control anche di fronte a delle situazioni anche le più ansiogene e non provano tensione. Anche per questo che è difficile capire, per esempio, se sia stato lui o lei a commettere quegli omicidi, perché sono piatti emotivamente, hanno ovviamente una freddezza emotiva glaciale, possiamo dire, perché non sono persone che possono e riescono ad avere delle relazioni a lunga durata, molti sono stati anche insieme ad altre persone, però non sono storie che durano, perché loro non riescono a provare dei sentimenti profondi nei confronti delle altre persone, quindi non sentono il senso di colpa, non hanno empatia e non hanno relazioni durature. Quando si stufa e non vuole più stare con te perché non ne ha più voglia, prende e ti lascia, quindi stanno in relazione solo unicamente quando tu gli puoi far comodo. Siamo arrivati alla fine di questo video, io spero che ti sia piaciuto e ti sia stato utile approfondimento, anche se in maniera molto non approfondita più di tanto dell'argomento. Io spero che comunque ti possa essere stato utile, perché bisogna conoscere queste persone per potersi difendere, perché tra gli psicopatici ci sono anche i narcisisti e i narcisisti sono tra noi, quindi io penso sempre questo, bisogna conoscere il nostro nemico per poterlo sconfiggere e per potersi e riuscire a difendersi da esso. Quindi fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi, quali sono eventualmente i video che vorresti vedere nel mio canale, iscriviti al canale, la campanella, il like, mi raccomando, e condividi i video e il canale nei tuoi social in modo tale da farmi conoscere il più possibile, e ti ringrazio anticipatamente per questo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!